a tutti e bentrovati su Lernamo. Nel video di oggi continueremo a studiare il sistema verbale italiano, occupandoci in particolare del futuro, come si forma e quando si usa. Restate là per saperne di più. Eccoci qui. Dunque, prima di tutto bisogna chiarire che il futuro italiano si divide in semplice e composto. Ora cominceremo con il futuro semplice. Una cosa positiva è che le desinenze del futuro semplice sono uguali per tutti i gruppi di verbi. Le desinenze nel futuro non vanno aggiunte alla radice del verbo, bensì all'intero verbo, escludendo l'ultima vocale E. Vediamo subito un esempio per ogni gruppo. Iniziamo con i verbi di prima coniugazione, ossia quelli in are, come per esempio parlare. Per formare il futuro semplice basterà togliere l'ultima lettera del verbo, la E, e aggiungere le desinenze del futuro. Eccole qui. Io parlerò, tu parlerai, lui o lei parlerà, noi parleremo, voi parlerete, loro parleranno. Avete notato la particolarità dei verbi in are? La A di are diventa infatti una E. Invece i verbi in ere non hanno questa particolarità, quindi per formare il futuro basterà semplicemente togliere l'ultima E e aggiungere le desinenze. Per esempio, scrivere. Io scriverò, tu scriverai, lui, lei scriverà, noi scriveremo, voi scriverete, loro scriveranno. Stessa cosa si può dire dei verbi in ire, come dormire. Io dormirò, tu dormirai, lui, lei dormirà, noi dormiremo, voi dormirete, loro dormiranno. Fate attenzione però, i verbi in care e gare prendono una H dopo la C e la G in tutte le persone. Per esempio, pagare diventerà io pagherò, tu pagherai, lui, lei pagherà, noi pagheremo, voi pagherete, loro pagheranno. Stessa cosa vale per comunicare. Io comunicherò, tu comunicherai, lui, lei comunicherà, noi comunicheremo, voi comunicherete, loro comunicheranno. Mentre i verbi in ciare e giare perdono la I in tutte le persone. Quindi cominciare sarà io comincerò e non comincierò, tu comincerai e così via. Mentre mangiare sarà io mangerò e non io mangierò, tu mangerai, eccetera. Pensate che sia finita qua? Purtroppo no. I verbi essere e avere, ovviamente, sono totalmente irregolari. Il futuro semplice di essere è io sarò, tu sarai, lui, lei sarà, noi saremo, voi sarete, loro saranno. Quello di avere, invece, è io avrò, tu avrai, lui, lei avrà, noi avremo, voi avrete, loro avranno. Altre irregolarità che meritano di essere ricordate sono alcuni verbi in are, come dare, fare e stare, non cambiano la A in E. Ecco le loro coniugazioni complete.
cosa da tenere a mente è che alcuni verbi in ere, come dovere, sapere, vivere, si comportano come avere, vale a dire perdono anche la prima e oltre che la seconda. Ecco le coniugazioni complete. Altri verbi, invece, perdono non solo la desinenza, ma anche parte della radice e sono caratterizzati dalla presenza della doppia R. R. Immagino questo sia difficile da fare per molti inglesi e francesi. Questo accade con venire, rimanere, mantenere, tenere, volere e bere. Credo che siano solo questi. Ecco le coniugazioni. Prima di continuare, vi ricordo che se volete copiare tutte queste tabelle o vederle con calma, con gli esempi, potete passare dal nostro sito. Lì potrete fare anche gli esercizi automatici. Invece vi ricordo anche di seguirci sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter per tanti altri contenuti extra relazionati con l'italiano e non solo. E questo era tutto per quanto riguarda la morfologia. Adesso vediamo velocemente quando usiamo il futuro semplice in italiano. Prima di tutto si usa per esprimere azioni ancora da compiere. Per esempio, l'anno prossimo andrò in Brasile. Attenzione però, con questo significato noi italiani a volte utilizziamo il presente invece del futuro, soprattutto se si tratta di un futuro vicino. Per esempio, domani incontriamo il presidente. È come dire domani incontreremo il presidente. Inoltre usiamo il futuro anche per esprimere insicurezza, dubbi. Per esempio, è buio fuori, sembra molto tardi. Che ore saranno? Un altro uso molto interessante è quello del futuro per esprimere ipotesi. Per esempio, questo vestito costerà almeno 400 euro, non posso permettermelo. Usiamo il futuro anche per togliere importanza ad un argomento. Questo è chiamato futuro concessivo. Per esempio, Luisa sarà anche una brava ragazza, ma io proprio non la sopporto. Mi sta qui. Bene, avete ancora un po' di energia? Dai, forza, ci manca il futuro anteriore. Per formarlo serve semplicemente il futuro del verbo essere o avere, a seconda di quello che regge il nostro verbo, più il participio passato del verbo. Per esempio, io sarò andata, tu avrai mangiato, lui sarà partito, noi avremo finito e così via. Il futuro anteriore si usa in combinazione con il futuro semplice per esprimere due azioni di cui una accade dopo l'altra e il futuro anteriore esprime quella precedente. Per esempio, non appena saremo arrivati a Parigi, visiteremo la Torre Eiffel. Oppure, quando avrai finito di mangiare, andremo al cinema. Inoltre, il futuro anteriore si usa negli stessi casi in cui abbiamo il futuro semplice, ma per esprimere un'azione al passato. Per esempio, per esprimere un'ipotesi al passato, diremo: Luigi oggi ha mal di testa, sicuramente avrà dormito poco ieri sera. Bene, so che siete stremati, ma abbiamo finito. Se avete ancora dei dubbi, fatemi sapere nei commenti. Ah, e mi aspetto che scriviate almeno una frase utilizzando il futuro.
futuro. Le correggerò come sempre. Alla prossima, ciao ciao!